Amiche ed amici di Keno Bisbox Productions, io sono Andrea Babic e benvenuti a La Partitina. Oh, che cos'è La Partitina? La Partitina è un nuovo format che ci siamo inventati insieme a Kenobit, che ha a che fare con prendere una scheda da sala giochi originale o comunque vero hardware da sala giochi, le schede che andavano messe dentro i cassoni da sala giochi, la attacchiamo con un complesso intricato insieme di cavi e cavetterie assortite, la facciamo grabbare, per cui voi da casa potete vedere nitidamente quello che succede nel gioco e contemporaneamente noi la giochiamo su tubo catodico. Quindi scheda originale, tubo catodico, ci avviciniamo molto a quella che è l'esperienza da sala giochi, ma all'interno della mia cameretta. Il primo gioco di questa serie è Return of the Invaders. Abbiamo deciso di partire con Return of the Invaders perché riprende il classico Space Invaders, è il terzo episodio della serie Space Invaders e unisce la freschezza del 1985, la freschezza insomma sono passati pochi mesi dal 1985, alla solida struttura gameplay di Space Invaders, ma direi di non indugiare oltre, di vedere che cos'è Return of the Invaders. Quindi inseriamo il canonico credito e partiamo con la partitina. Return of the Invaders. Familiare inizio, vedete le barriere, vedete l'astronave in basso, Space Invaders, ma già gli invasori sono cambiati, sono cresciuti, si sono incazzati e adesso attaccano in maniera molto più selvaggia, vedete, non più nella classica struttura a righe e colonne, ma in maniera un po' più libera, così almeno sembra, ma libera fino a un certo punto perché se scendono e toccano terra, io perdo, io moro, esattamente come succedeva nel primo Space Invaders. Quindi vedete che sono già molto in basso, stanno minacciando la mia stessa esistenza in maniera molto seria, ma ce l'ho fatta, il primo stage è andato. Ora vedremo un po' le novità. Allora, qui si torna ad una struttura più classica, più familiare, appunto, righe e colonne, ma vedete che certi nemici, innanzitutto, quando vengono colpiti, rimbalzano a ramengo cercando di colpirmi e io se li becco con un buon tempismo faccio un sacco di punti. Così, per esempio, 1600 punti. Vedete questo signore che sto cercando di colpire? Ecco, lui è molto pericoloso, si chiama Legard e Legard, se colpisci i lati di Legard, lui ti deflette il colpo. Intanto qua ho centrato l'astronave che doveva elargirmi un power up, invece l'ho distrutta, distruggendo anche il power up, quindi non una buona idea. Ma intanto andiamo avanti. Notate che io sto con molta pazienza evitando di colpire l'ultima riga di invasori. Perché? Perché in ogni stage esiste una riga o comunque una serie di invasori che non vanno colpiti, vanno risparmiati e tenuti per la fine dello stage, come sto facendo adesso. Vedete, quelli non li ho distrutti. Guarda, un altro power up, vediamo se riesco a prendere il volo. Sì, ok, quindi adesso mi arriverà in faccia il power up. Gli invasori che ho risparmiato si sono uniti in una grande nave madre. Sono vivo, in una grande nave madre che in realtà non può uccidermi. Questo è un challenging stage, quindi un bonus stage in cui io devo semplicemente cercare di uccidere più invasori possibili e la nave madre. Quindi quello che cercherò di fare è colpire la nave madre quando apre il suo pertugio, tadan, come ho fatto, quindi prendo dei punti per tutti gli invasori che ho colpito e in più 30.000 punti per la nave madre. Questa è la nave madre più grande del gioco, ma vedremo che ce ne sono altre. Quindi bisogna individuare quali sono i Master Invader, cioè gli invasori da non eliminare in ogni stage, e questo aggiunge un layer di complessità e un layer di divertimento e di rischio e ricompensa molto maggiore. Ecco, questa è una serie di invasori invece da colpire il più vicino possibile alla mia astronave per avere i 1600 punti che fanno bene al cuore e al punteggio. Continua ad arrivare l'astronave che perdo miseramente, l'astronave bonus, che insomma è praticamente la riproposizione moderna dell'85 naturalmente dell'astronave Mystery Bonus di Space Invaders, che ricordiamo è del 1978, per cui erano passati già un po' di anni comunque, e vediamo se riesco a non fare minchiate. Sto cercando di salvare, come vedete, quegli occhialoni, quei monocoli. Vediamo se riesco a centrare benissimo, e di nuovo, e adesso colpisco anche l'astronave, no, quella manco, però è andato abbastanza bene. Ed ecco qua il nostro simpatico Navo Madro. Questa è un'altra nave madre più scrausa che è possibile incontrare nel gioco, ma in realtà i grandi Scoremen
stanno molto attenti a far apparire queste e non le astronavi superiori, perché è possibile palleggiarsela non distruggendola e limitandosi a distruggere gli invasori bonus per fare un punteggio stratosferico restando sempre qua, perché distruggendo l'astronave madre finisce il challenging stage. Guardate qua come propongono situazioni completamente nuove. Questa volta abbiamo invasori che non vanno a Serpenthauser, ma vanno dritti giù, lentamente ma inesorabilmente. Guarda quel briccone. Quindi bisogna, guardate uno scioperante, ho colpito lo scioperante, c'ha dei bonus veramente assurdi il gioco. Le barriere in questo caso mi rompono le balle più che premiarmi, perché devo riuscire a pertugiare, come si dice in gergo, il famoso gergo di Return of the Invaders. Chi non ha un gergo di Return of the Invaders? Però come sapete in sala giochi era importante avere un proprio gergo. Oh, bene, ce l'ho fatta, challenging stage di nuovo, ho salvato tutti i Master Invader che vanno a comporre la nave madre. Ecco, io vorrei sapere quanti tra voi, amiche e amici che ci seguite da casa, hanno mai giocato a Return of the Invaders, perché in realtà è un gioco abbastanza sconosciuto. È molto più famoso il quarto episodio, Space Invaders Part 4, che non mi ricordo come si chiama in realtà, Majestic 12 si chiama in Giappone. Comunque il quarto episodio, che è stato anche convertito per Commodore, per mille cose, questo non è mai stato convertito in nessun posto. È un gioco che è rimasto non convertito, quindi o ve lo giocate in emulazione, ma non potete, diciamo, comprare una conversione. In realtà ne è uscita la versione emulata su Xbox e anche su PlayStation 2 negli anni 2000, però insomma era una versione emulata tipo MAME, nel senso era passato troppo tempo, non erano le classiche conversioni contemporanee, Bel Colpo, Bisbocci, le classiche conversioni contemporanee che uscivano all'epoca quando un gioco era di successo in sala giochi e veniva prontamente convertito. Vediamo se faccio il ciula o se riesco a salvarmi. Ecco qua, bello, un bellissimo challenging stage. A seconda di quanti Master Invader si salvano alla fine dello stage, viene fuori una nave madre di dimensioni diverse. Vedete, questa sono tornato a prendere la Super Mothership, che vale 30.000 punti, però ovviamente attacca con dei pattern un po' stronzi, quindi sì, risk e reward 30.000 punti, ma se mi beccava niente punti. Intanto ho 5 vite, quindi io penso che a un certo punto mollerò la partita per mostrarvi quante... Ecco, mollerò la partita, capito? Sbruffone, in realtà sono stato seccato all'istante, perché qui ci sono i Legard che girano e girando è molto più difficile evitare che loro deflettano i colpi. Vedete che se li becco lateralmente, se li becco sul loro lato, mi seccano perché mi deflettono il colpo indietro. Non ho neanche più il power up, quindi adesso è tutta molto difficile, anche perché vedete che sono già molto vicini, quindi devo stare attento perché sono praticamente morto. Se non mi muovo, aiuto, sento il dolore, la paura, la pazzia, il dolore, la pazzia, la pazzia, la pozione. Attenzione, adesso è molto delicata perché sono tutti lì, devo spostarmi subito a sinistra e sperare di evitare, di scongiurare l'invasione, ma sono molto in ansia, no! Tutte quelle vite non sono servite a niente. Sono stato invaso, hanno raggiunto la Terra, Xerovi destroyed, Earth destroyed, tutto destroyed. E questo è lo spirito della partitina. La partitina non perdona, la partitina quando finisce, finisce. Quindi avrei potuto andare avanti a giocare per ore ed ore, probabilmente invece ho perso come un ciula. Ma va bene così, perché vi ho incuriosito, spero, a giocare a Return of the Invaders. E naturalmente il format della partitina vi proporrà tante altre schede, hardware più o meno originale. In questo caso in realtà la scheda su cui ho giocato è brutalmente bootleg, perché trovatelo voi, Return of the Invaders originale Taito. Avrei voluto dirvi tante altre cose, avrei voluto parlarvi di come questo gioco in realtà sia stato sviluppato da UPL e non da Taito, e come Taito abbia rimosso dai credits UPL si sia incazzata e per l'odio di questa cosa ha creato Mutant Night e tanti altri giochi, ma lo scoprirete da soli nei meandri di internet. Per il momento io vi saluto e vado a farmi una partitina privata fuori dagli schermi, fuori dalle telecamere. Ciao!